Allora, ci troviamo con Anna Soricaro, critico, curatrice, perito, quindi tanto grazie per essere qui. Allora, la prima domanda che ti faccio è: quali criteri seguite nella scelta degli artisti nelle opere da esporre nelle vostre gallerie? Tendenzialmente chiediamo loro il curriculum, è per noi fondamentale il curriculum dell'artista e studiamo sempre la maggior parte della loro ricerca. Chiediamo il portfolio, il curriculum artistico e la biografia artistica proprio come base di partenza e poi tutto quella che in generale la loro carriera, ma al di là di quello che se è scritto nel curriculum o meno, perché i curricula possono essere anche abbastanza indicativi, studiamo sempre attentamente tutta quanta la loro ricerca. In base alla ricerca dell'artista poi tariamo l'offerta da proporgli. Ecco, come supportate gli artisti nella promozione delle loro opere, sia durante una mostra che poi a seguire a lungo termine? Allora, tendenzialmente invitiamo i nostri ospiti, quindi cerchiamo di supportarli da questo punto di vista. Dopo averli studiati capiamo che c'è una determinata fascia di clientela da chiamare per alcuni stili e per alcuni generi rispetto che ad altri. Cerchiamo di supportarli attraverso delle campagne divulgative che facciamo sia mirate sia su vasta scala, sia in ambito territoriale che in ambito nazionale. È però fondamentale un aspetto, cioè che dalla parte dell'artista ci sia sempre perlomeno una base di presentazione ottima online, perché adesso online è diventato il mondo online è diventato un punto di riferimento importante per tutti, chiunque ormai va online anche solo per acquistare qualcosa, e quindi è importante che lui abbia un buon posizionamento, una buona presenza online e perlomeno almeno un sito internet tarato apposta con l'aspetto artistico, con le loro opere, in maniera tale che perlomeno per il cliente sia più facile anche un acquisto e un contatto direttamente o con l'artista o tramite noi. Sì, devo dire che l'online è importante oramai in tantissimi settori. Quali strategie utilizzate per attrarre i collezionisti e i potenziali acquirenti, sia localmente che invece anche a livello internazionale? Tendenzialmente facciamo degli opening privati. Invitiamo gli artisti, come dicevamo prima, proprio in base alla ricerca dell'artista, in base alla scelta della nostra clientela, sappiamo cosa è meglio per qualcuno, cosa è meglio per qualcun altro. Gli opening sono sempre privati, facciamo anche non solo gli opening, proprio degli incontri che facciamo individualmente. E poi insomma abbiamo una cosa particolare, nel senso che molto spesso di questi ultimi tempi si tende ad acquistare, quindi la maggior parte dei nostri acquirenti non sono necessariamente degli appassionati o dei collezionisti, ma è vasto pubblico, e quindi si compra per arredare, per arredamento individuale. Questo si crea un acquisto sicuramente magari più sporadico rispetto a quello dell'appassionato o del collezionista, e quindi ci chiedono di poter vedere l'opera all'interno del contesto, quindi in accordo con l'artista viene consegnata l'opera a casa e si sceglie, se l'artista piace si sceglie l'opera migliore per l'arredamento, e abbiamo anche contatti chiaramente sia con ingegneri, con architetti, che quindi ci immettono poi nei canali per gli acquisti successivi. Ottimo. Allora, quali sono le principali sfide nel gestire una galleria d'arte oggi, considerando anche l'evoluzione del mercato, la concorrenza digitale? Ecco, la concorrenza digitale è fondamentale, però non la chiamerei una concorrenza fondamentalmente, la definirei un'amicizia online, cioè nel senso che la presenza della galleria è fondamentale insieme alle piattaforme online. Noi spingiamo gli artisti nelle registrazioni online, anche quando non sono gratuite o quando lo sono, queste sono scelte dell'artista, ma per noi si procede di pari passo. Siamo fondamentalmente convinti che la presenza dell'artista online sia fondamentale quanto la galleria. Guardare l'opera dal vivo darà sempre delle sensazioni e delle emozioni che l'online non regalerà, ma allo stesso tempo c'è un aspetto fondamentale: si deve concepire il sistema dell'arte come una piramide, ma lo stesso mondo dell'arte come una piramide. Consentitemi di dire che alla fine in cima alla piramide dell'arte per me ci sarà sempre la galleria. Assolutamente. L'ultima domanda che ti faccio: come vedrai l'integrazione tra le gallerie fisiche e le piattaforme online per la vendita e la promozione delle opere d'arte? Un po' l'hai anticipato. Sì, l'ho anticipato. Dobbiamo lavorare parallelamente, lavoriamo proprio in equipe da questo punto di vista. È fondamentale per noi perché alcuni artisti si presentano proprio inviandoci i link delle piattaforme, e quindi è un lavoro di pari passo, perché alcuni artisti che sono presenti online, esponendo da noi,
consentono al pubblico di zona di poter venire a vedere davvero le opere, perché la cosa più difficile per le opere d'arte è fotografarle, è la cosa più complessa in assoluto. Quando poi queste fotografie vengono stampate sui cataloghi, le situazioni peggiorano. Vedere l'opera dal vivo dopo che si è visto su una piattaforma all'interno di una galleria dà sicuramente delle sensazioni e delle emozioni, ed è molto più impattante rispetto all'online, che comunque è fondamentale per la comunicazione e anche per la vendita. Perfetto, grazie, grazie davvero.